Ciao amici, ben ritrovati. Oggi parliamo di un inchiostro particolare, il grigio scribo di Scribo per l'appunto. Vi ho già parlato della gamma, degli inchiostri in generale, quindi se avete piacere di ripassare un pochettino e avere delle informazioni sul brand e su tutte le linee, i colori e quant'altro, vi invito a vedere il video che vi lascio qui nella scheda con il link. Oggi infatti parleremo proprio di questo inchiostro che vi ho presentato insieme ad altri, ma che secondo me merita un po' di attenzione perché col tempo l'ho scoperto e mi piace parecchio. Innanzitutto grigio scribo, sì, è un grigio scribo che in realtà incontra un po' la carta da zucchero come tendenza, come colore, perché è proprio il colore aziendale di Scribo. Un inchiostro che fa anche molto bene dal punto di vista della fluidità dinamica, talvolta però su alcuni pennini può essere anche un po' diciamo eccessivamente scioltarello. Lo metto subito alla prova sulla Schneider Seod e poi lo vedremo ovviamente nel riscontro con altre carte. Cominciamo prima di tutto dall'analisi organolettica, dall'analisi sensoriale dell'inchiostro nel calamaio. Allora, innanzitutto, vabbè, cominciamo col dire che è un calamaio piccolo, ma sapete che il calamaio Scribo è molto più grande rispetto a questo che ho in mano, ma pur essendo piccolo, come vedete, ha un'imboccatura che consente di ficcarci dentro anche penne stilografiche un pochettino più corpulente, quindi bene da questo punto di vista. Si traduce anche che il pescaggio, potendo inclinare grazie all'imboccatura, insomma, ci consente di attingere anche le ultime gocce, magari non proprio le ultime, ma insomma di arrivare bene. Un inchiostro interessante perché? Perché è un grigio, ma si vede benissimo che è un grigio con molte contaminazioni azzurre. Io vedo tante pennellate, tante lingue di questo color carta da zucchero che però assume anche molte sfumature dal chiaro verso il scuro fino a perdersi effettivamente in un grigio molto denso, in un grigio che quasi diventa nero all'osservazione visiva. Non riscontro invece particolare oleosità, nel senso che si vede che si percepisce un po' dalla tensione superficiale che c'è una componente di questo tipo, però per esempio sul vetro non lascia particolari segni diciamo di lentezza nell'essere riassorbito e ricomporsi nel liquido, quindi non mi fa presagire che abbia quel tipo di comportamento. Invece dal punto di vista olfattivo non c'è nulla da dichiarare e adesso a questo punto mettiamolo alla prova perché è la cosa che mi interessa di più. Nelle mie prove, vi anticipo subito, non ho mai riscontrato problemi di incrostazioni, otturazioni, quindi da questo punto di vista direi che è assolto pienamente. Il pennino, scusate, prima di fare errori, mi sembra che sia un M, quello della Seod, sì. Allora, comincio dallo stampatello. Inchiostro grigio, un inchiostro che ecco, come vi ho detto prima, esaminandolo visivamente, non denota particolare untuosità, oleosità, e infatti anche su un pennino molto rotondo, rifinito proprio in maniera tondeggiante come quello della Schneider, si sente comunque il pennino che tocca il foglio, non è protetto da un film protettivo che altri inchiostri propongono. Sentite che effettivamente il pennino appare, non voglio usare questo termine scoperto, però comunque non viene filtrato. Grigio scribo, vai. Pur tuttavia, anche su una carta liscia come questa, mantiene, come vedete, una scorrevolezza di tutto rispetto. Queste piccole incertezze che la Schneider ha, per esempio, sull'incipit della H e in un tratto orizzontale che ho fatto poco prima, non dipendono né dall'inchiostro né dalla sua formulazione, ma piuttosto dalla finitura estremamente levigata e tondeggiante del pennino che con una carta liscia come Rhodia effettivamente
a volte non riesce ad attivare il flusso capillare. Se la provo su una carta ruvida come questa qua, la penna scrive assolutamente, posso dire quasi meglio, sebbene, come potete osservare, presenti una diffusione laterale molto marcata. Perché? Perché comunque una carta più ruvida con la fibra in evidenza attiva immediatamente il flusso capillare, cosa che Rhodia, come sapete, sui pennini flessibili, quelli più delicati, non è la carta più indicata, quella di Rhodia. Veniamo alla nostra penna, che è una Schneider con pennino M, un pennino medio. Bella tinta questo grigio scribo, bella tinta perché non è proprio un grigio come potete vedere. Ora vediamo se riesco a procurarmi qualcosa per la prova del passaggio del foglio. È una bella tinta, è una tinta, insomma, io non sono un appassionato di grigio, ormai chi mi segue lo sa, però questo, proprio perché si sposta un pochettino verso l'azzurro, mi piace parecchio. Lo trovo spensierato, lo trovo anche distensivo. Mi piace particolarmente, pensate, non tanto su un pennino medio o un pennino broad, mi piace molto sul pennino sottile, dove va un po' a perdersi con il bianco, col fondo della carta. Infatti ora lo andremo a vedere anche su altre carte, con altre gradazioni. La formulazione mi piace perché la trovo adeguatamente a metà strada, proprio fra una viscosità che a volte rallenta un pochettino il pennino pur lubrificandolo, si intende, oppure una eccessiva scorrevolezza quando abbiamo una densità di pigmento più rarefatta, e quindi insomma il pennino tende un pochettino a scivolare via. Anche quando c'è una base oleosa che lo fa scorrere, otteniamo, diciamo, un effetto simile partendo da due posizioni diverse. Quindi qui lo trovo abbastanza centrato. Vuol dire che è un inchiostro che, se avete un pennino che non ama particolarmente sfrecciare, ma non è nemmeno troppo diciamo faccettato da richiedere, o appuntito da richiedere un po' di collaborazione nell'inchiostro, questo è un inchiostro onesto che farà assolutamente il suo lavoro. Andiamo a vedere su altre carte e analizziamo come si comporta, per esempio, allora, questo è un test che ho fatto su una pigna monocromo, quadrettone da 1 centimetro. Come vedete, ho scelto proprio per l'appunto una rigatura grigia per metterlo quasi un po', insomma, alla prova, in difficoltà, per vedere se il contrasto, la capacità coprente era sufficiente per un inchiostro di questo tipo. E come vedete, anche con un tratto molto sottile si riesce a leggere tranquillamente. Si notano anche delle pennellate, un pochettino, diciamo, uno shading che con il pennino medio della Seod non sono riuscito a mettere in evidenza, dovute forse più al flusso, diciamo, dell'attacca-stacca del pennino, però comunque c'è e gli dà un po' di spessore, non mi dispiace affatto. L'intensità, il colore, è un colore che resta fedele alla sua così matrice nominale, insomma, la sua coerenza, diciamo, cromatica, tanto appena messo giù quanto dopo che è passato del tempo, perché questo che vedete qui ha almeno 10 giorni, quantomeno, se non 15. Quindi anche questo è una cosa che mi piace, cioè di poterlo riconoscere un po' per la sua tinta, ma anche di poterlo riconoscere perché non cambia nel tempo. Una volta messo giù e asciugato diventa stabile, e questo è il suo colore. Come vedete, fra le altre cose, tanto che lo troviamo su una carta bianca neutra come Rhodia con una finitura brillante, che su una carta più porosa, ovviamente viziata dalla tramatura, cioè dalla rigatura, l'inchiostro mantiene però la sua tonalità. Vuol dire che
È un buon pigmento, vuol dire che non stringe rapporti di alleanza soltanto con le carte, quelle buone, ma un po' con tutte le carte. Anche il tratto, quello più consistente, certamente gli dà profondità, gli dà spessore, però resta sempre questo grigio azzurro, questa carta da zucchero che vedete anche tra il passaggio singolo e il doppio passaggio, aumenta certo la profondità, diciamo che la gamma acquista spessore, ma resta così. Questo invece su una Blasetti, su una carta Blasetti, lo schizza a parte, che è una carta che sto tenendo d'occhio sempre più spesso anche nei miei test, perché ha caratteristiche diametralmente opposte a Rhodia. Se questa Rhodia è una carta liscia, patinata, brillante, questa è una carta, come vedete, più fredda, come temperatura, colore, l'intonazione del bianco è più freddo, è porosa ed è anche, tra l'altro, molto più leggera. Quindi mi serve per avere altri tipi di riscontro, e anche qui guardate come il grigio abbia il suo stesso effetto, la sua tonalità. Anche qui prende corpo quando lo utilizziamo con un pennino decisamente più corpulento, che è il B della Maiora. Guardate come questi piccoli effetti di shading, scusate, erano qua, shading che avevo sul tratto sottile, diventino molto più leggibili e molto più evidenti quando il pennino comincia ad avere un flusso e un impatto sulla carta decisamente diverso. Eccolo qua. Una bella tinta, sì. La andiamo a vedere però adesso anche su un'altra carta, non prima di aver analizzato se passa il foglio. Questa è una carta da 50 grammi e, come vedete, da 55, ora non ricordo, scusatemi perché ho la testa zeppa di dati. Guardate come, sì, è vero, c'è in corrispondenza di questo e di questo, c'è appena, però è vero che l'inchiostro è anche leggero. Se fosse stato un inchiostro con una tinta più scura forse avremmo avuto problemi, ma come vedete il foglio è spendibile anche da quest'altra parte. Tanto più il monocromo, che è una carta da 80 grammi, così come il Rhodia, che non presenta nessun passaggio della carta. Non vi parlo di spiumaggio perché sono carte che non evidenziano assolutamente la prima, assolutamente, ma anche la monocromo. Tutt'al più potremmo vedere qua, ma la Blasetti è una carta molto valida e lo spiumaggio non c'è. Spiumaggio tutt'al più, riprendiamo il foglio che vi avevo fatto vedere, possiamo trovarlo non come spiumaggio, ma un po' come effetto di diffusione laterale, e soprattutto questa diffusione laterale, non essendo una fibra, questa non è una carta da scrittura, vedete come il tratto purtroppo perda anche un po' di saturazione. Il colore perde saturazione, non tanto il tratto, pur rimanendo insomma abbastanza fedele e coerente, però perde un po' di saturazione. Lo mettiamo, eccolo qua, volevo farvelo vedere sul quaderno Ecoqua. Questa è una carta avoriata, sapete che Fabriano Ecoqua ha questo tipo di intonazione molto, a me piace, avoriata, un crema leggero, e anche qui cosa succede? Anche questo è un quaderno che utilizzo spesso per le mie prove, perché mettendolo su un fondo che tende un pochettino al giallo, all'avorio, ovviamente il colore subisce delle variazioni. Su questa carta, in questo caso, non mi piace molto perché viene un po' troppo addolcito, perde quella fragranza, quella croccantezza e anche, se vogliamo, tipicità del colore grigio scrivo, che invece mi piace molto, apprezzo molto sulle carte con finitura bianca. Lo metto un attimo a confronto con qualche altro inchiostro che ho qua, per farvi vedere come il tema del grigio, essendo neutro il grigio, neutro per eccellenza, sia facile trasformarlo mettendo, dosando insomma sapientemente qualche piccola dominante, contaminazione di colore. Già questo grigio sappiamo che non è un grigio neutro, perché nel momento in cui prendo ad esempio questo, eccolo qua, per esempio questo è il grigio della Caveco, lo Smoky Gray. Lo Smoky Gray, come vedete, rispetto
rispetto a scrivo è più neutro, è un grigio decisamente più neutro, non ha alcuna carica cromatica, tanto è vero che sulla Blasetti si apprezza molto che sulla stessa carta questo è davvero un grigio, questo sembra quasi un azzurro, e in effetti sembra davvero un azzurro quando vado a metterlo a confronto per esempio con il Massachusetts, che è il Noodler Massachusetts, che è un azzurro molto desaturato, si avvicina parecchio a questo tipo, come vedete sulla quadrettata, a questo tipo di colore, anche se qui la componente grigia nel Massachusetts è decisamente inferiore, però la tonalità azzurra che comincia a prevalere non è poi tanto distante da quest'altra. E anche sempre su questo tema, come vi dicevo, potremmo andare a vedere come su altri pantoni, partendo proprio dal grigio scrivo, guardate, il TWSBI Blue Black sembra quasi gemello. Addirittura il TWSBI Blue Black è meno scuro rispetto allo scrivo, grigio scrivo. Perché? Perché comunque possiamo, ora sto affrontando il discorso dalla parte opposta, partire da un blu, desaturarlo e portarlo con un po' di luminosità ad assomigliare, come vedete, ad un grigio che è la base di partenza contaminato con un po' di azzurro. Insomma, per fortuna, i colori sono belli per questo, accontentano i gusti di tutti e sono tanti e ci fanno anche divertire. Cari amici, grazie, vi aspetto ai prossimi video. Ciao!